Tu... tu eri morto. Io ti avevo ucciso. No, Gennaro. Niente di tutto questo, tu non mi hai affatto ucciso. Tu hai solo distrutto il mio corpo precedente. Lo ammetto, hai causato diversi contrattempi, ma non è questo il problema. Il problema è che tu hai liberato Aurelio Sorvini e mi serve il corpo. E so che tu lo nascondi. Non so di cosa stai parlando. Non vuoi finito tutto con me? Lui dovrebbe. Scusa, Gennaro. È difficile lavorare con te. Cerco di spiegarti tutto. Ti racconto una bella storiella. Tanto tempo fa, molto prima di quanto tu possa immaginare, nacquero 4 fratelli distruttori. Pannuse, Lisuse, Biluse e ovviamente Aranciuse. Fin da piccoli decidemmo di dividerci gli anni da conquistare. E a me toccò questa massa di feci e letame. Fino a quando sbarcai, capii subito che la vostra specie era più avanzata del previsto. Dunque, escogitai un piano per schiacciarla. Trovai mio fratello Piluse. Lo uccisi. Presi tutto il suo potere regnì al mio e al nucleo di un altro pianeta. In questo modo riuscì a plasmare Corpagnate, un essere di immane potenza che per poco non riuscì a distruggere la vostra specie quando, non so perché, gli si parò davanti una figura. Da quel momento diventò Aurelio Sorvini, un essere dedito a Dio, alla famiglia o qualcosa del genere. Decisi che era arrivato il momento della resa dei conti. Combattemmo a lungo, ma venni sconfitto. Così mi relegarono direttamente in questo maledetto pianeta. Dunque presi la mano decisione di distruggere la stessa creatura che avevo creato. Così la creatura e il creativo quale sono, creai Versus, il Corskron, il Corplet e il Corkreger. Tramite il Corskron e il Corkreger riuscii a riprendere tutti i poteri di Aurelio Sorvini e li catalizzai all'interno del Corklet. A quel punto Aurelio Sorvini perse tutti i suoi poteri, si trasformò in Salvini. Per qualche errore di intrigo dinastico, riuscì a ereditare un piccolo regno, nascosto nel nulla del Nord Italia, il regno della Padania. Ricordo bene i soldati milanesi, come si piegavano, come urlavano. Fu un massacro. Dunque Salvini, non vedendo altra scelta, promise in sposa sua nipote Erika al nobile cavaliere che fosse riuscito a sconfiggerli. Al richiamo risposero molti principi, tra cui lui. Inginocchiati, demonio. Sarà attraverso la mia spada che il Signore ti butterà negli inferi, perché sono un nobile cavaliere Rodolfo di Artigrano. Quel miserabile mi ha anche sfidato e ha vinto. Mi rubò il corpo. Addirittura, quando divenne vecchio, debole e pallido, lo donò a suo figlio, che lo donò a suo figlio, che lo donò a
suo figlio. Rimase solo sul Corclet, ma non aveva un corpo su cui applicarlo. Dunque attesi ben 1000 anni. Alla fine, al 1001esimo anno, mi si parò davanti Leonardo, il paladino di Chia. Un principe facilmente corrottibile, sì. Ne manipolai facilmente la mente. Successivamente lo convinsi anche a rapire i Salvini e vi riuscì. Potevo finalmente avere un corpo in cui dimorare. E poi sei arrivato tu. Hai rovinato tutto. Per questo ti ho mandato contro sia Leonardo che Giacomo. Ma il primo per il poco non si innamorava di te. Il secondo, vabbè, Giacomo. Riguardo Giacomo c'è poco. Va bene, aranciuse, hai parlato abbastanza. Vai al sodo e dimmi cosa vuoi. Tu il Korsgrom, ebbero stai nascondendo. Se l'era di Rodolfo, smettiamola con questi giochetti. Restituisci ciò che è mio. Ma io non ne so niente. Non mi sarà. Devo calmarmi. Va bene, penso di aver parlato abbastanza di me. È il tuo turno, Gennaro. Tutto qui? Seriamente? Ma c'è qualcosa che ti turba? Oppure sei davvero così disinteressante? No, taci ed esci dalla mia mente. Forse qua sotto c'è qualcosa. No, allontanati! Io sono Andrea Gennaro Marini, figlio di Ferdinando Marini e Ingrid Wolf. Nacque il 1 gennaio 1992 a Sutri, dove fui anche cresciuto. La mia gioventù non fu molto interessante. Prima della scuola ricordo soltanto le giornate passate a giocare con mia sorella più grande, cara Carlottina. Mia madre la vedevo poco, poiché stava sempre quasi in Germania, dalla famiglia e per lavoro. Mio padre era poco loquace. La sua presenza rendeva l'atmosfera silenziosa, quasi malinconica. Quando stava a casa, la maggior parte del suo tempo lo spendeva a guardare i suoi vecchi giornali dell'Unità o guardare TV. Se no, stava fuori con i suoi colleghi del partito a parlare di Occidente, lavoro o lavoratori o di rivoluzione e tutte le altre cose di cui blaterava dalla mattina a sera. Avevo solo 5 anni e ancora mi ricordo. Tu sarai un grande statista, Andrea, un rivoluzionario, un uomo del popolo. Non me ne importava niente. Papà, ti ho fatto un disegno. Ah, ok, mettilo sul tavolo. Quando torno a casa lo guarderò, mi rispose. Non lo guardò mai. L'unica persona che mi faceva sentire amato era Carlottina. Quando tornavo a casa, era lei che mi preparava il pranzo. Era lei che era disposta a giocare con me i pomeriggi. Era lei che mi accompagnava a scuola. Era lei che mi abbracciava quando stavo male. Ha fatto così tanto per me. E io, nel mentre, crescevo e l'innocenza infantile continuava a svanire. Mi sentivo sempre più inutile, solo e principalmente senza futuro e senza compito. Sentivo di non avere una vocazione, un qualcosa da raggiungere lavorando. Mio padre avrebbe voluto che fosse la vita politica il mio futuro, ma non ha mai capito
che non me ne importava della sua maledetta politica. Avevo 19 anni. Carla si era ormai trasferita a Roma da circa un anno e io non riuscivo più a sopportare mio padre. Dunque me ne andai da casa, me ne andai da Sutri. Trovai casa a Sorello nel Cimino, in un umile appartamento nella Rocca. Facevo soldi aiutando un anziano signore con il suo orto. Salivo sul mio petto, andavo dal centro alla campagna, raccoglievo i pomodori, e salivo sull'apetto, tornavo in centro e venivo pagato. Facevo una vita semplice, lavoravo e per questo ero felice. La mia vita fu così per abbastanza tempo, finché un giorno venne da me Carlottina. Aveva diversi problemi e voleva rimanere da me finché non li avesse risolti. Ovviamente accettai. Per qualche mese rimase da me e io mi prendevo cura di lei. Era il minimo che potessi fare. Però la situazione non migliorava. Scoprì che aveva problemi con la droga, che i soldi che faceva li spendeva ormai tutti in cocaina. Ho provato a ragionarci, ma lei non voleva ascoltarmi. Se ne andò e non tornò mai più. La cercai per 7 mesi, ma invano. Una notte poi camminavo per le stradine a Viterbo. Ormai non riuscivo a dormire. Ad un certo punto mi si avvicina un tizio. Lui mi offre della droga. Era un membro di qualche cartello colombiano. Gli divenni iracondo. Era lui ed il suo cartello a rovinare Carla. E loro hanno un debito da ripagare. Lo afferrai. E lui mi disse che il Jefe, il suo capo, stava in Svizzera, in un bar appena fuori Bellinzona, e che mi avrebbe fatto a pezzi. Successivamente mi guardò la mano. Aveva un pugnale coperto di sangue. Senza accorgermene, gli avevo appena tagliato la gola. Non posso più andare indietro. Cercali in casa. No, non ancora, Jefe. Ma le giuro che... È morto? E certo che è morto, idiota. Guarda come sanguina. Jefe, cosa facciamo col corpo? Fui al DLB1 y me ha destruido los cojones. Subito, Jefe. Risorgi con nuova forza e nuovo scopo. Stermina il male e la corruzione di questo mondo. Rinato e battezzato, fedele cavaliere generale Tessuti.
divenni cavalier Gennaro de Sutri quel giorno e per 7 anni ho cercato di distruggere quel cartello mentre portavo a termine i compiti dati dal Papa. E credi di aver fatto qualcosa di buono, Andrea? Credi di aver riuscito a fare qualcosa tranne sprecare la tua vita? Padre, io ho fatto quel che ho potuto. Ja, Andrea, du hättest auf deinen Vater hören sollen. Du hättest. Oh, du wachst nie da. Warum jetzt kümmert es dich? Mi hai lasciato morire, Gennarino. Perché? Perché non mi hai aiutato? Io non sapevo. Io non sapevo. Mi hai deluso, Gennaro. Hai deluso tutti noi. No, io ci ho provato. Io volevo. Per poco non morivo, Gennaro. Perché non mi hai aiutato? Perché? Io. Tu sei solo un bruto, sei solo un fallito. Io ho tentato di risparmiarti e tu come mi hai ringraziato, pugnalandomi al cuore. Hai fallito con tutti quelli che ti sono intorno. Taci, Giuda. Sei tu che hai tradito la mia fiducia. E credi di Ja, aver fatto Andrea, qualcosa di du buono, hättest Mi hai auf deinen deluso, Vater. Gennaro. Sei solo Hai un deluso fallito. tutti noi. Perché non mi hai lasciato Perché? Ja, Andrea, du hättest auf deinen Vater hören sollen. Du Mi hai hättest. deluso, Gennaro. Hai deluso tutti noi. Hai deluso Ja, tutti noi. Andrea, du hättest auf deinen Vater hören sollen. Du Io ho hättest. tentato di risparmiarti e tu come mi hai ringraziato. Ja, Andrea, du hättest auf deinen Vater hören sollen. Sei solo un fallito. Io Perché? ho tentato di risparmiarti. Ma non ci sono riuscito e ho deluso tutti quelli vicino a me. Andiamo, Gennaro. Non dobbiamo essere nemici. Non deve andare tutto così male. Io posso ancora offrirti la possibilità. Posso ancora offrirti il potere. Accetta. Andiamo e te ne pentirai. Santo Padre, perdonami, mi sono fatto tentare. Io. Calma di Gennaro, lascia che porti io il tuo fardello. Pronto a essere purificato?